Eccoci qua, online, benvenuti, grazie a tutti, grazie a tutti. E direi di cominciare immediatamente le presentazioni. Intanto perché cos'è Open Space, questo tipo di format e di tipo di trasmissione? Si tratta di, come dire, eh, realizzare un evento in cui possiamo confrontarci e soprattutto discutere di vari aspetti relativi all'edilizia e all'urbanistica, soprattutto per riunificare tutte le varie domande, commenti sparsi un po' nei vari canali social, un po' per rifare l'ordine, ok? Allora, qui alla mia destra e quindi anche alla vostra destra c'è una super chat dove potete interagire, potete commentare e fare anche le vostre domande nel corso di questa diretta. Allora, io se siete d'accordo partirei con una serie di commenti che mi sono stati fatti su i vari, anzi, partiamo su alcuni articoli del blog, ok? E partiamo da uno che è abbastanza intricato e ve lo leggo brevemente. È Dalu, questo è il nome dell'account che leggo. Allora, spostiamolo nella videata qui. E mi dice: ho da poco acquistato un'abitazione che da pianta catastale è fedele alla realtà. L'unica cosa che purtroppo non ho notato è il fatto che non siano segnate sulla pianta catastale delle grandi finestre, che tra l'altro sono le uniche su tutta la facciata realizzate dal costruttore fine anni 70. Mi spiego meglio: l'ultimo piano è provvisto di tali finestre, quello sottostante non ce l'ha, è presente la facciata più rientrata. Che cosa dovrei fare? Ecco, anche questo è uno dei più grandi classici, se mi permettete. È uno dei casi in cui purtroppo c'è una discordanza fra la planimetria catastale e quanto legittimato dagli atti, dai permessi, dalle concessioni, dai titoli edilizi in generale. Motivo per cui il consiglio che do anche in questo caso è prima di tutto fare un serio, un attento check-up da un punto di vista urbanistico e poi raffrontare tutto e tradurre tutto da un punto di vista catastale. Quindi farò dopo l'aggiornamento catastale, ma prima cerchiamo di capire cosa è legittimo e cosa è illegittimo, difforme, eccetera. Questo è un po' l'ABC, ok? Quindi Dalu, spero di averti risposto, altrimenti ricommenta pure in fondo all'articolo dove mi avevi scritto e risponderò prima appena possibile. Ecco, andiamo avanti e c'ho un commento sull'agibilità. Anche l'agibilità è uno dei più grandi classici. Bene, allora ve lo voglio leggere. Un cliente è proprietario di un locale commerciale ed è parte di un fabbricato realizzato nel 1908, quindi siamo parecchio indietro, all'interno del quale da poco più di 7 anni è presente un'attività di vendita. Il titolare di questa attività ha deciso di cederla a un altro, per quale subentro della medesima attività si è visto richiedere il certificato di agibilità. Ti domando due cose. Ecco, la prima, prima del 32 non esisteva tale certificato, sbagliato, prima del 34 al massimo perché c'è il regio decreto, ma ok. Né quello di abitabilità. È possibile per il proprietario del suddetto immobile redigere una semplice dichiarazione di esonero in relazione appunto alla realizzazione dell'immobile? Allora, quello dell'assenza dell'agibilità per immobili risalenti anche qui è uno dei casi assai frequenti. Una dichiarazione d'esonero, in teoria potrei dire anche di sì, ma non sono d'accordo, o perlomeno te lo sconsiglio. È vero che l'immobile è risalente e che per cui non è dotato di abitabilità trattino agibilità perché è realizzato prima del decreto, dell'invenzione. A parte il fatto che c'è da dire una cosa, l'abitabilità non è stata inventata nel 34, ma il 34 è un regio decreto testo unico, cioè chiariscano una serie di cose, quindi l'abitabilità
per quel che se ne creda, va ancora più indietro nel tempo come invenzione, ma va bene, l'immobile è stato costruito ai tempi di Re Pipino, motivo per cui non c'è l'abitabilità. Il consiglio che ti do, visto che c'hai un'attività, è quello di farla comunque redigere da un professionista che accerti tutti i requisiti. Anche da un punto di vista strutturale non ti devi fare un problema, ti segnalo che la modulistica unificata ammette anche per la segnalazione certificata di agibilità la possibilità di presentarla senza il collaudo strutturale, perché sarebbero incollaudabili gli immobili risalenti. Inoltre mi domandavi, è possibile che per un'attività in essere e quindi già autorizzata il comune possa chiedere il certificato di agibilità per la sola modifica dell'intestazione della ditta? Allora, il comune ti può chiedere sempre l'agibilità e i requisiti di abitabilità, agibilità, perché dal 2001 agibilità e abitabilità sono state fuse nella agibilità, perché c'è una natura, un interesse di sicurezza, e la sicurezza sappiamo benissimo che è un valore importante, la pubblica incolumità, ma soprattutto è uno dei doveri che la pubblica amministrazione, soprattutto il comune, deve tenere sempre conto. Quindi capite bene che non c'è da stupirsi che il comune ti possa chiedere in qualsiasi momento, è un potere che gli rientra. Allora, Alessandro, pertanto, ritengo di averti risposto anche su questo punto. Vale anche per te il discorso che ho già detto a Dalu. Se c'è ancora qualche dubbio, qualche incertezza, scrivimelo nel commento del blog e cercherò di riprenderlo, ok? Magari fammi una piccola annotazione e riferimento a questo video, perché sennò poi non ho difficoltà a ricollegarlo. Andiamo avanti, stavolta un quesito sul completamento degli edifici con permesso di costruire decaduto. Dario mi dice: la parte non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'articolo 22. Pertanto ritengo che, ad esempio, i lavori a finire di completamento di un immobile allo stato rustico, pavimenti, impianti, intonaci, infissi, sono soggetti a SCIA, ma che è facoltà dell'interessato richiedere il rilascio del nuovo permesso senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico. Inoltre, all'ultimo capoverso dell'articolo 15,3 del testo unico si afferma che si procede al ricalcolo del contributo di costruzione ove necessario, lasciando intendere che il nuovo permesso scaduto non è sempre a titolo oneroso. Sarei grato di una sua risposta a merito. Allora, il fatto che il rinnovo del permesso sia esonerato dagli oneri è tutto da vedere, cioè se ciò che è oggetto di rinnovo è un intervento, un ampliamento, una modifica sostanziale che ha incidenza anche sugli oneri, il comune è legittimato a chiedere gli oneri e li ricalcola. Ecco perché si parla di ricalcolo, li ricalcola magari con le nuove tabelle aggiornate, con nuovi parametri, con la disciplina che è intervenuta in questo senso. Quindi se la tua domanda era questa, ok. Mi sembra di leggere anche in questo quesito che mi hai fatto una cosa che mi domandi circa la variante. La parte non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso, mentre a meno che non rientrino in quelle realizzabili in SCIA. Ritengo pertanto che i lavori a finire completamento di un immobile allo stato rustico sono soggetti a SCIA, ma è l'interessato a chiedere il nuovo permesso? Sì, lo può chiedere assolutamente. C'è proprio un articolo specifico del testo unico che ci dice che è sempre facoltà dell'interessato, del richiedente, quindi del committente, chiedere il permesso anche per opere che sono soggette in SCIA. Questo vale
anche per le varianti, chiamiamole non essenziali, e le varianti, io uso il termine minori, che poi tanto minori non sono, qui diamo colpi al microfono. Ok, allora, spero di aver risposto a tutte le domande che ho letto nel quesito. E quindi Dario, anche per te ci diamo appuntamento sempre sul blog www.studiotecnicopagliai.it. Allora, dalla super chat potete naturalmente, ripeto, scrivere anche nella super chat, qui potete interagire. Andiamo avanti con altre domande. Allora, Giuseppe il 30 ottobre mi ha scritto: cosa ne pensa della deroga alle altezze minime per immobili oggetto di condono edilizio ai fini del rilascio dell'agibilità? 2,20 per locali residenziali, disposta dal Comune di Roma con determina dirigenziale attraverso il protocollo d'intesa con la ASL Roma C. Quale validità può avere in presenza di sentenze di Consiglio di Stato da lei giustamente richiamate? Facciamo un piccolo appunto, perché sennò gli spettatori che seguono questa diretta non capiscano. Stiamo parlando dell'articolo relativo agli immobili condonati con l'agibilità, abilitabilità in deroga. In quest'articolo io menziono una sentenza del Consiglio di Stato che dice: attenzione che anche se sono state rilasciate delle abitabilità in deroga, sappiate che sono nulle, annullabili, perché o addirittura è giusto che il comune si rifiuti di rilasciarla ancorché in presenza di un condono edilizio già rilasciato e chiuso con una concessione edilizia in sanatoria. Bella fregatura, dico io. Bella fregatura perché da una parte ho un condono che da un punto di vista urbanistico mi chiude il circuito, tuttavia da un punto di vista di abitabilità e agibilità, che sono procedimenti non urbanistici, sono provvedimenti connessi all'urbanistica ma che perseguono altri scopi di sicurezza e questioni igienico-sanitarie, salubrità e quant'altro. È un enorme problema questo che lei mi stai dicendo. Effettivamente, ribadisco, è una situazione grottesca, kafkiana, vale a dire ti trovi nel limbo, anzi addirittura ti trovi un immobile che da un punto di vista urbanistico è legittimo, ma non è utilizzabile perché è privo di agibilità e abitabilità. Enorme problema. Quindi, per rispondere a te cosa ne penso, ma è una situazione contraddittoria, perché capisco che ci siano delle determine e capisco che ci sono dei protocolli di intesa, però il Consiglio di Stato in quella sentenza ci dice: attenzione che l'aspetto igienico-sanitario è una materia di esclusiva competenza statale. Insomma, la vedo dura che un ente come anche una regione possa derogare in questo senso. Figurarsi un comune che vada ancora di più in questa direzione. Io in questi casi cosa consiglio? Consiglio la massima prudenza e, come dire, consiglio anche di rimettere perfino in discussione anche la validità di questi condoni rilasciati, perché se è vero che il Consiglio di Stato ci dice: guardate signori miei che le agibilità in deroga non sono tanto poi corrette, penso che il problema sia da non sottovalutare proprio per questi motivi. Rischiate veramente di trattare immobili, di ristrutturare immobili e di comprare immobili che sono astrattamente legittimati da un punto di vista urbanistico e che però sono inutilizzabili proprio perché c'è un'agibilità che è ballerina, non sta in piedi proprio. E qual è il consiglio? Non lo so, a prudenza, vi dico attenzione, perché rischiate, come appunto quella persona che aveva promosso il ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, che si è vista poi annullare
e si è vista saltare proprio l'agibilità del proprio immobile. Quindi anche qui una risposta certa mi viene difficile da condividerla. Dico piuttosto prudenza, ripeto prudenza, ponetevi il dubbio che non siate finiti in una situazione di quelle, ripeto, kafkiane. Giuseppe, spero di averti dato la risposta abbastanza chiara, perché è proprio uno di quei casi veramente da non augurare a nessuno. Benissimo. Per chi si fosse collegato ora, vedo che gli spettatori stanno aumentando. Potete intervenire, fare quesiti e domande nella super chat che dovrebbe essere alla vostra destra. Io la vedo qui sulla barra destra a me e dovrebbe essere anche alla destra da voi. Risponderò in tempo reale. Andiamo avanti con un altro quesito. Questo è sull'edilizia libera. Sentite qua. Saverio. Ho fatto una domanda di Scila. Allora, la Scila non è una domanda, la Scila è una comunicazione. Al massimo la domanda poteva essere un permesso di costruire, perché anche una SCIA non è una domanda ma una comunicazione. Comunque, ho presentato una Scila, ora la traduco in termini semplici. Diciamo a luglio 2018 per effettuare la fusione con abbattimento di muro di 2 appartamenti. Essendo terminati i lavori nel mese settembre e avendo la polizia locale accertato il fine lavori, l'ufficio tecnico del comune obbligava il responsabile dell'immobile di presentare entro 7 giorni la chiusura dei lavori. Ok, secondo l'articolo 6 bis del testo, comma 3 del testo unico. Secondo lei è regolare un'imposizione del genere da parte dell'ufficio tecnico, oppure per legge ci sono termini stabiliti? Allora, tu fai riferimento all'articolo 6 bis del comma. Allora, il comma 3, anzi, il comune ti obbliga, tu dici il comune ti obbliga il responsabile dell'immobile a presentare entro 7 giorni al protocollo generale la chiusura dei lavori. Ora, io non sapendo da quale regione mi stai scrivendo, ti dico, salvo fatto eventuale diversa disposizione regionale, quindi anche qui c'è da capire se la tua regione in questo senso può permettere termini di questo tipo. Per esempio, ci sono delle regioni che hanno uno statuto speciale autonomo, vedi Sardegna, vedi Sicilia, vedi Trentino, e che diciamo sono più distaccati dal testo unico. Se però ti trovi nelle regioni a statuto, diciamo, concorrente, con legislazione concorrente, la cosa è un po' diversa. Però io, se qui leggo il testo unico, articolo 6 bis, comma 3, mi dice per gli interventi in CILA, ove la comunicazione fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte del comune ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, tradotto catasto. Questo comma 3 non ti pone affatto termini e non ti pone neppure l'obbligo della fine dei lavori. Ti dice ove la comunicazione è facoltativa. Il consiglio che dico sempre è che la fine dei lavori sia sempre presente per chiudere un procedimento, per chiudere anche delle responsabilità, soprattutto da parte dei professionisti. Un po' anche per chiudere i rapporti da tutte le parti, imprese, e per questioni anche di detrazioni fiscali, agevolazioni fiscali, si dà un punto di chiusura dell'intervento e con la fine dei lavori si ha anche la chiusura dell'incarico, da cui ovviamente decorrono anche, ahimè, se ci sono eventuali profili di responsabilità del professionista e delle eventuali contestazioni nei confronti delle imprese per vizi, difetti e quant'altro. Quindi presentate sempre la fine dei lavori, questo è il consiglio che voglio dare. Ora, per chiudere a questo punto la risposta con te, il comune ha accertato il fine dei lavori, quindi c'è stato un sopralluogo, voglio immaginare. L'ufficio tecnico obbligava il responsabile dell'immobile a presentare entro 7 giorni. Mi metti questi riferimenti. Io però ti dico, in quest'articolo di legge che mi hai menzionato, non so se l'hai estrapolato dalla comunicazione che ti ha mandato il comune, però
io lì non ci leggo assolutamente, non ci leggo obblighi, termini perentori, quindi ti devo rispondere negativamente, Saverio, ok? Allora, avanti con un altro quesito. Manuela, e parliamo di demolizione con demolizione totale non ammissibile le parziali difformità. Manuela. Un fabbricato eseguito un parziale difformità ha il permesso di costruire dell'82 con variazioni essenziali secondo la norma regionale che hanno portato ad aumenti di volume e superficie in un'area che è divenuta parco nel 93 e con piano paesaggistico nel 2002, quindi dal 2002 era necessario il nulla osta paesaggistico. Mazza, è sfiga, proprio una pioggia di vincoli. Oggi puoi ottenere la compatibilità paesaggistica necessaria all'ottenimento dell'accertamento di conformità urbanistica. Non credo, ma mi auguro che essendo l'abuso fatto prima delle istituzioni del parco e del piano paesaggistico che lo norma, e quindi perché al momento del permesso di costruire non occorreva nessun nulla osta, ci sia qualche sentenza che ribalti l'operare comune che non rilascia la compatibilità essendoci stati aumenti di volume e di superficie. Manuela, mi piacerebbe darti belle notizie, ma non ci sono. C'è una giurisprudenza minoritaria in questo senso che ritiene di ammettere le sanatorie da un punto di vista paesaggistico anche con aumenti di volume, di superficie, perché effettivamente compiuti in epoca anteriore anche al codice dei beni culturali, ma ahimè la giurisprudenza maggioritaria in questo senso è opposta perché si devono applicare le norme vigenti a oggi. Qui i soliti, ora non voglio stare a fare latinismi, ratione temporis, tempus regit actum, si fa riferimento tuttavia alla disciplina edilizia urbanistica tutta e quindi tutte vigenti a oggi. Sono situazioni del cavolo, veramente, vorrei dire un'altra parola ma è sufficiente. E tant'è che il legislatore per questo tipo di problemi ha dato non uno ma ben 3 condoni edilizi. Ecco perché, bel problema, col regime di sanatoria normale, con quello vigente a oggi, 31 ottobre 2018, non hai scappatoie ed escamotage. L'unica carta da giocare che avrebbe avuto maggiori possibilità era il condono, ma se voi domande di condono non l'avete mai presentate, vi trovate compressi in una situazione del cavolo, perché magari dall'ente parco, mi sembra di capire che ci sia qui un ente parco, dall'ente parco potete anche ottenere il titolo in sanatoria, ok. No, stavo rileggendo un attimo. Mentre col piano paesaggistico, quindi vincolo non di legge, ma addirittura mi viene da pensare vincolo di notevole interesse pubblico, punto di domanda, quindi un vincolo che viene messo con decreto, a maggior ragione ti scontri col problema della compatibilità paesaggistica. Sì, Manuela, non ti invidio, è una situazione in cui effettivamente come fare? Non c'è particolari soluzioni. Come te ci sono decine di migliaia di situazioni perché una larga fetta del patrimonio edilizio esistente è in zone con vincolo, in zone soggette proprio a vincoli stringenti. E come si fa? Non si fa purtroppo perché bisogna ottenere questi titoli alle condizioni vigenti appunto oggi. Ripeto, è una situazione del cavolo che non auguro a nessuno. Pensa, non so se conosci la Toscana, ti faccio presente l'isola d'Elba. Conoscete, no? L'isola d'Elba è bellissima, è una bellissima isola dell'arcipelago toscano. Prendete una cartografia delle mappe dei vincoli e vedrete che c'è
circa il 90% del territorio urbano è soggetta a vincoli, diciamo, o paesaggistici o comunque di ente parco. È un enorme problema nel momento in cui vengano fuori illeciti, difformità, ma anche parziali difformità che sono state ricevute per eredità, per successione, anche per atti di compravendita un po' datati. E che, ahimè, che facciamo? Allo stato attuale non sono risolvibili. Ti dico questo un po' anche per spiegarlo a chi segue. Il fatto è che questo limite di sanatoria paesaggistica imposto a partire dal 2006 con, se non ricordo male, efficacia 2008, è stato inserito apposta per cercare di contrastare l'abusivismo edilizio nelle zone soggette a vincolo. Ti ricordo appunto che il codice dei beni culturali è stato emanato l'anno dopo che uscì il terzo condono. Cioè era un momento anche lì molto particolare, era un momento in cui molto spesso si aprano le norme sul condono e molto spesso si ritocca la materia paesaggistica. C'era già stato un precedente, ti ricordi e vi ricordate? Uscì il condono edilizio, legge 4785, e tatti sparano subito il decreto Galasso, poi convertito in legge. Cioè, sembra quasi che con una legge si voglia risolvere dei problemi e poi subito a bomba gli viene messo subito un collare, un problema in più. Ecco perché sì, si arriva a situazioni di questo tipo. Manuela, mi dispiace, non so darti una soluzione, una soluzione che possa risolverti la tua situazione abbastanza intricata, ok? Allora, andiamo avanti stavolta sul tema della demolizione, ricostruzione e oneri di urbanizzazione, croce e delizia, ok? Allora, qui però si parla di un'altra questione di altezze interne. Giacomo mi fai un commento in tema di demo ricostruzione. Vabbè, leggiamolo. Buongiorno, premetto che sono di, Emilia Romagna. Sto facendo la pratica di demolizione e fedele ricostruzione di una villetta composta al piano terra altezza 1,80. Io ci batterei la testa, per esempio. E piano primo di altezza oltre 2,70. L'idea è di portare il piano terra a 2,70 e il piano primo ad un'altezza media di 2,70, senza aumentare l'altezza del tetto, quindi all'interno dello stesso involucro. Quindi demo e fedele ricostruzione, ok. Se rimango ad un'altezza del piano terra nel limite dei 2,40 non pago oneri, altrimenti nel caso di 2,70 sono soggetto a oneri di permesso di costruzione. È normale? Sì, è normale ed è corretto. Questo perché, se ci pensi bene, te comunque sia tu hai un'altezza parti da una situazione di 1,80 e una altezza interna al piano superiore maggiorata. A parità di involucro, io l'edificio lo rifaccio come era, dove era, stessa forma, stessa altezza massima esterna, volume, superfici, come era. Praticamente c'è uno spostamento del solaio intermedio, quindi questo è per dare un po' una idea per chi segue questo video. Perché devo pagare gli oneri su questo intervento? Sì, mi vai ad aumentare il carico urbanistico, mi vai ad aumentare l'abitabilità in termini di superficie utile abitativa. Se ci pensi bene, te prima avevi uno spazio che era inabitabile, cioè questo piano terra di 1,80, e poi dopo me lo porti a 2,70 e addirittura ti rimane l'altezza sufficiente sopra per mantenere l'abitabilità. Sì, è giusto che tu paghi secondo la tua legislazione regionale e secondo soprattutto il tuo strumento urbanistico comunale. È giusto perché
aumenti il numero di abitanti che possono insediarsi in quel posto, e siccome è un intervento che in questo senso incide sugli standard urbanistici, sulle dotazioni territoriali, sulla necessità, sull'aumento della necessità dei servizi dei nuovi abitanti, è giusto che partecipi in questa misura, nella misura giusta che definisce il comune. Allora, quindi Giacomo, penso di averti risposto. Poi c'era, ecco qua, un commento che mi era stato fatto da Instagram. Allora, Instagram, bisogna che ve lo legga. Buonasera ingegnere, ho un dubbio. Dall'indice di fabbricabilità territoriale, qui si sta parlando di un progetto, questa è Waffer 93, ok, come account. Praticamente si domanda l'indice di fabbricabilità territoriale, e data la superficie territoriale ho ricavato il volume fabbricato di un immobile, ok. Questo volume calcolato comprende sia i volumi delle residenze che quelli degli standard? No, comprende il volume di edificabilità. Gli standard sono, intesi standard urbanistici, quelli del decreto 1444 e 68, sono parametrati e calcolati con altri parametri che non sono tanto riferiti alla volumetria dell'immobile, o perlomeno non solo riferiti solo a quelli, ma ci sono un'altra serie di riferimenti. Poi c'è da capire bene quali sono i parametri precisi in questo senso, perché gli standard sono calcolati appunto in funzione degli abitanti e anche delle superfici di calcolo di certe tipologie di immobile e di infrastrutture. Ora la sto semplificando ai minimi termini all'osso, perché si rischia veramente di andare a far tardi. Ok? Allora, vediamo, c'era altri commenti, ne ricerco qualcuno. Voi nel frattempo, se avete dei dubbi, potete commentare nella super chat qui, la vedete alla vostra destra. Benissimo. Allora, Maria Giuseppa. Nel 2002 ho ristrutturato una tettoia in una zona con vincolo paesaggistico su una corte a comune di un caseggiato che verbalmente padre e fratelli si erano divisi prima, immagino, qui non è ben chiaro. Nel 2009 i nuovi eredi del piano superiore, eccetera, è stata fatta una verifica e il comune ha iniziato la procedura. Ovviamente sarà un accertamento di verifica se l'immobile, se questa porzione fabbricata, questa tettoia in vincolo paesaggistico fosse regolare o no. Il comune, allora, posso chiedere soltanto io la sanatoria della suddetta tettoia e come possa girare l'ostacolo degli altri proprietari. Allora, anche qui la domanda è particolare, ma la risposta in questo caso è semplice. Allora, per ottenere sanatorie, condoni e titoli abilitativi in generale è assolutamente necessario che sia presentata la domanda da chi ha diritto. Nel momento in cui abbiamo un fabbricato, una costruzione che risulta ancora legittimamente di diritto intestata a persone diverse, grosso problema. Ci vuole l'assenso di tutti all'unanimità. Non è che si possa presentare un permesso o una sanatoria così all'insaputa anche del comproprietario che possiede un comproprietario che possiede un centesimo dell'intera quota.
Quella delle parti condominiali effettivamente è anche qui uno degli evergreen, eh, proprio perché sono situazioni che vanno avanti un po' per confusione. La classica tettoia, un manufatto modesto costruito su un pezzo di piazzale condominiale, sono situazioni che vanno avanti da decenni, nessuno ci ha mai fatto caso. A un certo punto però qualcuno ci fa caso, soprattutto se si tratta di accertamenti, di verifiche da parte del comune e quant'altro, vuoi anche per screzi condominiali, vuoi anche per segnalazioni, tiri incrociati, si arriva a situazioni di questo tipo, ok? Allora, un altro quesito stavolta sull'agibilità. Sull'agibilità. Per un appartamento costruito in abuso edilizio per mancato rispetto delle norme antisismiche, cioè realizzato con murature e mattoni pieni e senza pilastri, richiedere l'agibilità anche a diversi anni, ora vabbè, si può ottenere l'agibilità anche a diversi anni della costruzione, la normativa di qualche anno prima consentiva la realizzazione, poi c'è stato un cambio, costruzione negli anni 80, per cui c'è stata una sanatoria e non è mai stata richiesta l'abitabilità. Scritta un po' così, prova a ricostruirla per vedere se ho capito bene, cioè qui c'è un immobile costruito eh, presumo in abuso edilizio. Poi è stata ottenuta una sanatoria, immagino un condono, ma condono sanatoria ha poca importanza. Quello che ha importanza è che non è mai stata richiesta l'abitabilità e soprattutto c'è stata la variazione realizzata con muratura in mattoni pieni e senza pilastri. Qui c'è da capire se qual è anche il tipo di abuso, ma è stata rilasciata la sanatoria, voglio sperare che sia stata rilasciata anche il relativo documento di collaudo strutturale, voglio sperare, perché se no ci sarebbe da porsi qualche domandina. Allora, in questo caso si può ottenere l'abitabilità a anni di distanza con una sanatoria rilasciata molti anni fa. La risposta è sì, è un po' quello che ho detto anche all'inizio in un altro video relativi all'abitabilità rilasciata in deroga per i condoni. Si possono ottenere sì, o forse sarebbe meglio dire ni, sì, dipende, ma è condizionato dal possesso di tutti i requisiti e di tutti i presupposti per ottenere l'agibilità, quindi è stato presentato il collaudo strutturale a suo tempo? Sì, sono state presentate anche le dichiarazioni di conformità, oppure oggi non ci sono le conformità degli impianti, procurarsele, farle verificare da un professionista abilitato o da un'impresa abilitata, oppure far produrre i certificati di rispondenza, dichiarazioni di rispondenza da un punto di vista impiantistico e ancora le relative autorizzazioni allo scarico delle fognature se siamo in territorio aperto o se c'è l'aggancio alla fognatura e via e via. Quindi se sei oggi in una condizione di effettiva agibilità e legittimazione sotto tutti i vari profili, puoi ottenere l'abitabilità. È una cosa che deve valutare attentamente il professionista a cui darai l'incarico, geometra, architetto, ingegnere, che dovrà appunto accertarsi che che ricorrano tutti i requisiti e tutti i presupposti, perché senza questi non si può fare, non si può ottenere, ok? Allora, ce n'era un altro molto interessante che mi ero segnato, lo vado a ricercare, datemi un secondo. Allora, eccola qua. Dopo circa 2 anni, per vari motivi, siamo giunti al momento della fine dei lavori per una DIA. Ora, se è una DIA, sono passati tanti annetti, forse intendi dire una SCIA, perché, perché la DIA, diciamo, in molte regioni, anche qui non sapendo da quale regione mi stai chiamando, e qui
mi sta scrivendo, mi riferisco a Francesco. Non so se ti riferisci alla Sicilia, per esempio, che ha avuto un regime amministrativo e ha tuttora un regime amministrativo urbanistico completamente diverso da quello delle regioni a legislazione concorrente. Però qui mi viene da pensare che probabilmente è una DIA presentata quasi un decennio fa praticamente, perché poi dal 2010-2011 c'è stato lo switch off con la SCIA, quindi la SCIA ha preso il posto della DIA. Poi c'era quel dubbio nel testo unico fra articoli 22 e 23, non si sapeva bene se comunque si intendesse la DIA alternativa, insomma un casino che fino al 2014 è rimasto un po' latente, che poi ci ha pensato il decreto SCIA 2 a tagliare una volta per tutte. Però per rispondere a te, ci sono i lavori di una DIA fatta molti anni fa, per vari motivi circa 2 anni fa siete arrivati alla fine dei lavori, pare soltanto che nel comune venga ancora usata la DIA, auguri, perché francamente la DIA non va usata, e ripeto, non so da quale regione, però la DIA è andata completamente nella storia col decreto SCIA 2 a partire dal 30 giugno 2017. Il tecnico che ha seguito i lavori nel sottopormi il nuovo modello di fine lavori sostiene che non c'è più la dichiarazione di conformità e collaudo e che deve essere firmata dal tecnico, ma che il modello deve essere firmato solo dal proprietario. Ora qui è scritto male, lo ritraduco. Il nuovo modello di fine lavori deve essere firmato dal proprietario e non più anche dal tecnico. Sì, questo è quello che dice, o quello che si capisce molto chiaramente dalla modulistica unificata a livello nazionale, che poi nella stragrande maggioranza, per non dire tutte le regioni, lo hanno recepito, ma comunque sia la modulistica unificata nelle regioni a statuto ordinario, e quindi quelle dove c'è la legislazione concorrente urbanistica, vale. Motivo per cui ti rispondo dicendoti sì, è vero, il collega ha ragione, e quindi caro Francesco, la fine dei lavori la devi firmare te. Tra l'altro, piccolo appunto, perché qui lo scrivi, non c'è più la dichiarazione di conformità e collaudo. No, quello ci deve essere. Quello lo deve firmare il tecnico. Si parla di collaudo sicuramente da un punto di vista strutturale, punto di domanda, ma la certificazione, dichiarazione di conformità e o collaudo amministrativo, perché il testo unico parlava di collaudo amministrativo e ne parla ancora oggi per quanto riguarda i titoli abilitativi, il testo unico. Sì, la dichiarazione di conformità comunque deve essere presentata. In genere si presentano insieme. La dichiarazione di conformità contiene anche la fine dei lavori. È una prassi che facciamo noi tecnici, magari poi le regioni in questo senso sono state ancora più puntuali. La Toscana ve l'assicuro che è stata molto precisa in questo senso. Dai, allora vedo ancora diversi spettatori online. Io vado avanti nel rispondere ad altri quesiti. Per esempio, qui c'è Panaia, certo scegliete dei nomi degli account molto divertenti. Allora, condono edilizio 85, oblazione interamente pagata per il rilascio del titolo in sanatoria e comune mi chiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione con le tariffe attuali. Mi sembra che la cosa non sia corretta. Allora, anche qui, ripeto, anche per te, non so da quale regione mi stai scrivendo, non so neanche, ovviamente, non conosco la disciplina del tuo comune relativa alla definizione degli oneri. Ti dico che il calcolo degli oneri per il condono deve essere riferito agli oneri vigenti alla domanda del condono, motivo per cui chiaramente devono essere, mi sembra siano oggetto però di, come si dice, di riconteggio e di
maggiorazione per interessi, perché si fa riferimento a delle somme che comunque astrattamente dovevano essere pagate all'epoca. Però ti dico, in Toscana da noi e anche nei comuni dove ho operato io, gli oneri per il condono li chiedano sì, ma li chiedano riferite al momento della presentazione della domanda, quindi fa riferimento agli oneri allora presenti nell'85 attualizzati, quindi con la maggiorazione per interessi perché sono decorsi i relativi tempi. Allora dai, io se non ci sono altre domande sono lieto di chiudere qua questa prima esperienza di Open Space. Tra l'altro, ecco, vi segnalo, potete seguirmi anche sul profilo Facebook, sul canale, sul profilo Instagram, sul blog www.studiotecnicopagliai.it. Se ti è piaciuta questa diretta, se ti è piaciuta e vuoi fare anche commenti non in diretta ma li vuoi fare anche posteriori, lo puoi fare qui nella barra inferiore. Puoi mettere un mi piace, quindi cliccare sul pollicione. Tocca anche pure la campana qui, così riceverai anche i preavvisi delle prossime dirette. E perché no? Magari nei commenti che mi fai qui sotto puoi fare dei quesiti che potrò trattare nelle prossime dirette. Che ne dici? Dai, approfitto anche per segnalarvi una novità. Ho aperto una nuova community che è compravendita conforme. No, mi è venuta da ridere perché ho visto un commento ora in tempo reale. È una community relativa alla conformità degli immobili, perché troppo spesso si tratta immobili che, ahimè, non sono rispondenti ai titoli abilitativi, ai permessi, diciamo agli elaborati, a tutti gli aspetti diciamo formali ma anche sostanziali dell'immobile. È un grosso problema nel momento in cui andiamo a fare le compravendite e peggio ancora le ristrutturazioni, ed è appunto un enorme problema perché purtroppo il professionista è costretto a barcamenarsi in situazioni che sono in prima cosa pregiudizievoli, rischiose per il proprietario, ma anche per il professionista stesso e per le imprese che poi ci vanno a lavorare. Quindi alla fine è un coinvolgimento brutto di varie professionalità e di vari players. Va bene, questa è una community che ha anche un gruppo Facebook, per cui puoi rintracciarla semplicemente, lo ripeto, compravendita conforme. Allora, dai, se non ci sono altre cose, io vi saluto qui. Seconda e ultima novità, prima che me ne dimentichi, ho attivato un podcast audio che puoi seguire dal famoso sito spreaker.com, scrivi Carlo Pagliai, oppure da iTunes, quindi sui cellulari, smartphone, iPhone, e infine sui vari canali podcast Republic e quant'altro che puoi usare nei smartphone con software Android. Dai, è stato molto molto interessante, è stato anche divertente trattare e condividere alcuni argomenti che molto spesso un po' alla rinfusa ma anche in fretta e furia mi arrivano dalle varie parti nei commenti del blog e anche su Facebook. Se non c'è altro, di nuovo è stato un piacere, ringrazio tutti gli spettatori e ci diamo appuntamento al prossimo evento. Non dimenticare di iscriverti al mio canale per essere informato sulle prossime dirette. Un saluto da Carlo Pagliai e alla prossima!